Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Allora, partiamo subito esplorando una situazione in cui, ammettiamolo, ci siamo trovati un po' tutti. Immaginate di avere un vecchio iPhone o magari un Mac sulla scrivania. Funziona ancora alla grande, lo schermo è intatto, il sistema scorre che è una meraviglia, ma improvvisamente smette di ricevere gli aggiornamenti. O peggio, lo portate in un Apple Store per una banale riparazione e vi sentite rispondere un no. Secco. Dietro a questo fenomeno non c'è assolutamente alcun errore tecnico. È una strategia aziendale precisa, calcolata al millimetro. Oggi andremo a smontare questi meccanismi invisibili per capire esattamente come e soprattutto quando i dispositivi vengono mandati ufficialmente in pensione. E questo ci porta dritti al cuore del problema. Perché di punto in bianco l'Apple Store si rifiuta di riparare i vecchi dispositivi? È una frustrazione enorme. Si ha tra le mani un telefono magari solo con la batteria da cambiare e l'assistenza ufficiale dice di avere le mani legate. La risposta ruota tutta attorno a due semplici parole, due etichette che governano questa intera realtà e che spessissimo vengono confuse tra loro: vintage e obsoleto. Comprendere la differenza pratica tra queste due categorie è assolutamente fondamentale, quindi immergiamoci nei dettagli e facciamo un po' di chiarezza. Il primissimo concetto da fissare è quello che possiamo chiamare l'effetto clessidra. Su questo punto c'è un malinteso gigantesco. Molti pensano che l'orologio dell'obsolescenza inizi a ticchettare il giorno in cui un telefono viene presentato sul palco tra gli applausi del pubblico. Nessun errore più grande. La clessidra viene capovolta e la sabbia inizia a scendere inesorabilmente nel momento esatto in cui l'azienda smette ufficialmente di vendere quel modello nei suoi canali, non dalla sua data di uscita. E questo è il vero e unico punto di partenza del conto alla rovescia. Passiamo alla prima sezione, il ciclo di vita Apple. Ecco come funziona la linea temporale. Il percorso di ogni singolo dispositivo inizia con quello che chiameremo anno zero, ovvero la fine delle vendite ufficiali che vedete qui al punto 1. Da quel momento l'orologio corre e il supporto ufficiale inizia lentamente a degradarsi. Arriviamo al punto 2, entriamo in quella finestra critica che va dai 5 ai 7 anni dalla fine delle vendite. È esattamente qui che il prodotto si guadagna lo status di vintage. Poi, inesorabile, arriva il traguardo finale, il punto 3. Superata la fatidica soglia dei 7 anni, il dispositivo entra ufficialmente nella fase obsoleto. Ma al lato pratico, cosa significano davvero queste due parole? E qui entriamo nella nostra seconda sezione, la vera sfida, vintage contro obsoleto. Mettiamole a confronto. Sotto l'etichetta vintage c'è ancora un barlume di speranza. È ancora possibile entrare in negozio e chiedere assistenza, ma c'è un se gigantesco. Le riparazioni dipendono interamente dalla disponibilità dei pezzi di ricambio nel retrobottega. Se il pezzo c'è, il dispositivo è salvo. Ma quando si passa alla fase obsoleto, lì il sipario cala per sempre. Obsoleto significa zero riparazioni ufficiali e assolutamente nessun pezzo di ricambio originale disponibile. Fine dei giochi. È una chiusura totale e definitiva dei servizi di manodopera da parte della casa madre. Diamo un'occhiata alla terza sezione per fare un esempio pratico, il celebre caso dell'iPhone X. Dobbiamo assolutamente fermarci un secondo su questo vero capolavoro di ingegneria. L'iPhone X ha letteralmente rivoluzionato il mercato, ha sdoganato il Face ID, ha fatto sparire lo storico tasto Home creando uno schermo continuo, insomma ha dettato le regole del design per anni. Un pezzo di storia, giusto? Eppure la realtà dei fatti è brutale. Nonostante il suo incredibile prestigio, oggi questo modello è ufficialmente fuori dalla finestra di supporto. Ha fatto la storia, certo, ma l'orologio dell'obsolescenza non fa sconti al blasone di nessuno. Tutto questo inevitabilmente solleva una domanda piuttosto pressante. Ma se un dispositivo diventa obsoleto, smette di colpo di funzionare? È una preoccupazione comunissima. C'è quasi un momento di panico quando si scopre che il proprio smartphone ha ricevuto l'etichetta finale. Si trasforma in un costosissimo fermacarte da un giorno all'altro? La risposta breve è no, assolutamente. Il dispositivo continuerà ad accendersi e a fare esattamente le sue solite funzioni di base. Tuttavia, non è tutto rose e fiori, ed è per questo che entriamo nella quarta sezione, le conseguenze pratiche e i rischi veri e propri. La realtà di utilizzare un dispositivo obsoleto porta con sé disagi quotidiani non indifferenti. Primo, per qualsiasi riparazione hardware, anche solo un cambio di batteria, bisogna rivolgersi obbligatoriamente a riparatori terzi non ufficiali. Secondo punto, decisamente più critico, l'interruzione totale degli aggiornamenti di sicurezza. Il sistema diventa molto più vulnerabile. E questo si collega al terzo aspetto, che è il vero killer silenzioso. Software molto sensibili, come le applicazioni bancarie, richiedono standard di sicurezza modernissimi. Senza gli ultimi aggiornamenti di sistema, queste app potrebbero smettere di aprirsi da un giorno all'altro, bloccando di fatto l'accesso ai propri risparmi direttamente dal telefono.
Insomma, un bel problema per chi usa solo il mobile banking. 7. Ricordatevi bene questo numero. Rappresenta il limite massimo, il confine invalicabile per l'assistenza ufficiale da Cupertino. Dopo 7 anni esatti dalla fine ufficiale delle vendite, la linea viene tracciata. Niente più scappatoie. E questa regola è ferrea, vale per tutti i prodotti, dai telefoni ai computer portatili. E questo ci porta alla chiusura del nostro approfondimento, ma vi lascio con una provocazione su cui riflettere. Il fidato compagno tecnologico che avete tra le mani o sulla scrivania ha già varcato la fatale soglia dei 7 anni dalla fine della sua produzione? È il momento perfetto per farsi 2 conti rapidi. Se la risposta è sì, o se quel traguardo si sta avvicinando velocemente, forse è il caso di iniziare a pianificare il prossimo acquisto. Conoscere queste dinamiche permette di non farsi mai cogliere di sorpresa quando un'app smette di aprirsi. Grazie per aver seguito questa analisi e continuate sempre a esplorare la tecnologia con curiosità. Alla prossima!